Le scollature, quante tipologie ci sono? Quale scollatura puoi scegliere per una t-shirt, una blusa, un abito o qualsiasi altro capo di abbigliamento? Potresti creare una scollatura dopo aver acquistato il tuo capo o già averlo confezionato? Se vuoi scoprire con me il fantastico mondo delle scollature e confezionarne una insieme a me, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Sara Poiese, content creator, e oggi ti accompagnerò assieme a me alla scoperta di scollature. Quali tipologie di scollature ci sono, come poter lavorare le scollature e nel dettaglio scopriremo una scollatura in particolare, ma ne vedremo in anteprima tante altre. Se non hai mai visitato i miei canali social, ti consiglio di andare a spulciare il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook, e inoltre puoi andare a scoprire il mio blog, che trovi ovviamente linkato in descrizione, e anche la mia piattaforma di corsi online, che è esattamente questa qui, la trovi anch'essa linkata in info box. Il contenuto del quale andremo a parlare oggi è un estratto, è un bonus track di un corso completo dedicato alle scollature. Mi riferisco infatti al corso di cucito sartoriale Scollature 2, all'interno del quale vedremo tante scollature diverse. Ho deciso di farti accedere gratuitamente a queste unità di apprendimento per farti scoprire il fantastico mondo delle scollature. Andremo a cucire assieme in questo contenuto una scollatura veramente molto utile che potrai applicare nel davanti ma anche nel dietro dei tuoi progetti. Dove troviamo questo contenuto completo? Nella Academy. Lo possiamo trovare nel catalogo corsi completo, oppure lo possiamo anche trovare nella sezione cucito sartoriale. È veramente facile trovare i corsi chiamandoli anche soltanto per nome. Nella sezione dei corsi di cucito sartoriale troviamo infatti, scorrendo, la descrizione dell'utilità dei corsi, che sono visibili 7 giorni su 7 su tutti i dispositivi. Hai anche il programma del corso scaricabile, sono sottotitolati, riceverai un certificato di completamento e includi una community sempre attiva all'interno di ogni corso. Tra i corsi di cucito sartoriale, infatti, e anche di ABC cucito, trovi Modellistica e confezione scollature volume 2. Questo corso è composto di 17 lezioni e all'interno scopri la modellistica e la confezione sartoriale per realizzare scollature perfette, dagli scogli a goccia, agli scogli a V, agli scogli con cerniera. Se scorri l'intera pagina troverai sotto il programma completo e anche tutte le lezioni che compongono questa tipologia di corso. Oggi noi andremo a scoprire insieme lo scollo a goccia. Ci sono tante tipologie di scollo a goccia. Quella che vedrai tra pochi istanti è una scollatura che ti servirà anche nei miei prossimi video qui sul canale YouTube. L'andrò infatti ad associare alla confezione del top Burda 109 aprile 2023. Trovi qui nel canale YouTube il video per realizzare il top Burda aprile 2023, video 1 e video 2, perché nel primo video parlo della realizzazione del cartamodello, dell'applicazione delle giuste fliseline, del taglio del cartamodello e anche della stoffa. Nel secondo video invece parlo della confezione. Andremo a confezionare questo top Burda utilizzando cosa? Questo scollo a goccia che andrai a vedere tra pochi istanti.
Pertanto gustati fino all'ultimo secondo questo contenuto completamente gratuito per te e se poi hai voglia di approfondire tante altre scollature, trovi linkato qui sotto in info box il link per accedere al corso completo. Ti auguro una buona visione di questo approfondimento dedicato allo scollagoccia e fammi sapere nei commenti se questo scollo ti piace. Ovviamente attiva la campanellina qui sul canale per attivare tutte le notifiche sulle mie prossime pubblicazioni, così vedrai anche quando vado a pubblicare il video parte 2 del top Burda nel quale proprio andrò ad utilizzare questo scollo. Ciao, sono Sara Poiese, content creator e oggi ti accompagnerò assieme a me alla scoperta del fantastico mondo delle scollature. All'interno di questo corso ci occuperemo sia di modellistica che di confezione. Infatti impareremo a realizzare tante scollature diverse, come per esempio questa scollatura ad effetto polo con la punta, partendo sempre da un cartamodello di base. Utilizzeremo insieme la macchina per cucire e i diversi piedini che possiamo avere nella macchina, così da poter, per esempio, passare dalla scollatura effetto polo a punta alla scollatura ad effetto polo diritta, lineare, molto bella e che arricchisce la scollatura rispetto a quella a punta. Vedremo poi però come creare anche una finta scollatura ad effetto polo con una tecnica di lavorazione molto furba, perfetta per ogni tipologia di tessuto. Ma non finisce qui, infatti c'è anche la scollatura con la cerniera. Questo tipo di scollatura a me piace davvero tanto perché mi permette di andare a lavorare qualunque tipologia di cerniera io voglia, grazie per esempio all'inserimento di una zip e di una patta che protegge il mio décolleté dall'applicazione della cerniera zip. E se ancora non è abbastanza, scopriremo come con la macchina per cucire e anche il piedino per cerniere possiamo andare a creare diverse tipologie di applicazioni. Proseguiremo poi con lo scollo a V, uno scollo a V invisibile davanti ma con un trucco nel retro. Infatti nel retro avremo questa bella lavorazione con un profilo applicato e ancora. Andremo invece a lavorare gli scolli a V lavorati con le paramonture perché infatti vedremo come andare a lavorare questa bella scollatura a V con questo altrettanto bel lavoro di paramontura sul retro e soprattutto come imparare a realizzare le corrette ribattiture nelle cuciture perché anche questa paramontura ha una cucitura nascosta. E ancora vedremo come realizzare delle perfette cuciture con dei bordi a contrasto con delle profilature frontali nel tuo corpetto o perché no scopriremo quanto sia bello e semplice andare a realizzare un semplice scollo a goccia dove poter anche completare il lavoro con un'asola per un lavoro pulito sia da questo lato sia da quest'altro lato. Grazie infatti alla macchina per cucire con il semplice punto diritto, a qualche piedino che ti ho dato come consiglio accessorio ma non vincolante, affronteremo assieme ogni cucitura grazie a tante inquadrature diverse, tanti punti luce che ti permettono di approfondire il fantastico mondo della modellistica e della confezione. Questo corso fa per te se hai già frequentato i corsi magari precedenti come Scollature 1 che è presente in Sara Poiese Academy. Questo corso però è perfetto per te se stai cercando anche un corso facile, fruibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente da casa tua in totale sicurezza, da cellulare, tablet, computer e persino TV. Acquista oggi e guarda per sempre, infatti potrai riguardare il corso in ogni momento, metterlo in pausa, riprenderlo e beneficiare di una foltissima e sempre crescente community che condivide, posta idee, sondaggi, approfondimenti, dubbi, perché no, e curiosità legati a questo e tanti altri temi che puoi trovare all'interno di Sara Poiese Academy.
Cosa fai? Ti aspetto! Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Poiese Academy. Scollo a goccia con sbieco o profilo. Vediamo insieme come realizzare uno scollo a goccia che sia tagliato perfettamente diritto. Questa tecnica di solito la si usa quando si vuole applicare un profilo sbieco dello stesso tessuto oppure di uno sbieco pre-tagliato, pre-stirato. Ti servirà uno sbieco, il solito cartamodello di base con cui ragioniamo nel nostro centro davanti, scollo, spalla, incavo manica, fianco e ti servirà dello sbieco. Prendi il tuo stampo e misura sempre 9 cm di altezza e riporta questa misura sul tessuto. Spostiamo il nostro cartamodello e lavoriamo sul tessuto di base. Questa tecnica è perfetta sia che tu voglia creare uno scollo da un cartamodello esistente, sia che tu lo voglia creare da zero. Con l'ausilio di una squadra andiamo a tagliare esattamente lungo il centro davanti e dunque lungo la linea di ripiegatura fondamentalmente della nostra lavorazione. Poniamo il nostro scollo sul lato diritto e cerchiamo di effettuare questa lavorazione. Ti stai accorgendo? Sto aprendo la parte davanti e alzando la punta del lavoro fino ad arrivare, dove possibile, a questo effetto pressoché diritto, perché il lavoro che ottengo è proprio questo. Con l'ausilio di uno spillo vado a fermare con una spillata questa parte di tessuto. Vado adesso a prendere il mio sbieco. Ho precedentemente preso uno sbieco aperto, l'ho stirato a metà e ho stirato a metà tutta una lunga fascia di sbieco. In questo modo adesso devo semplicemente prendere una lunghezza del mio sbieco, tagliarne l'eccesso in modo tale che abbiamo comunque una comodità sulla nostra lavorazione. Vado a prendere lo sbieco che era precedentemente aperto qui e lo vado a inserire letteralmente nella mia lavorazione. Il mio consiglio personale è di andare a spillare questo passaggio in modo tale che tu possa avere una lavorazione il più accurata possibile. Alza se serve il tessuto e procedi con una spillatura minuziosa. Potresti anche eventualmente imbastire tutto questo passaggio, è altresì una soluzione comoda che ti garantisce di aver perfettamente posizionato il tuo sbieco nel tuo tessuto finale. Andiamo alla macchina per cucire e cuciamo questo passaggio. Abbiamo bisogno di iniziare a cucire con una piccola salda, chiamala anche fermatura se desideri, e di andare a verificare appunto che la stoffa sia correttamente inserita. Puoi effettuare la fermatura e poi proseguire. Mi raccomando, cuci lentamente e con precisione, perché questo passaggio non vuole assolutamente che tu vada di fretta. Piano piano proseguo, rimuovo gli spilli man mano che avanzo e cucio lungo tutta la linea del mio lavoro. Arriviamo alla fine della nostra cucitura, dove se abbiamo un po' di sbieco in più, meglio, lo possiamo già cucire e fissare perché ci servirà per l'asolo, altrimenti poi in un secondo momento prenderemo un altro pezzettino di sbieco e lo cuciremo. Bene, abbiamo realizzato questa prima parte di passaggio. Ecco qui il nostro tessuto diritto. Dobbiamo tagliare l'eccesso di filo e dobbiamo andare a piegare la parte davanti del nostro lavoro verso l'interno per poter dunque ottenere questo bel lavoro pulito. Dopo con il ferro da stiro tutto si appiattirà alla perfezione e non ci sarà neanche una grinza. Attenzione, ho piegato verso l'interno questo pezzetto.
contrassegnalo bene, eventualmente con uno spillo, tienitelo per non dimenticartelo spillato, perché lo so, quando andrai in cucitura e girerai la stoffa ti dirai: ma qual era la parte che dovevo ripiegare? Quella di sinistra, quella di destra? E quindi andresti in confusione. Pertanto, prendi la parte davanti, ripiegala verso l'interno, mettici uno spillo e siamo a posto. Una volta che abbiamo effettuato questa lavorazione, lo scollo è fatto, dobbiamo occuparci invece della lavorazione del girocollo. Prendiamo un altro pezzetto di sbieco che avevamo precedentemente stirato. Andiamo a tagliarne la sua parte e lo tagliamo un'altra volta perché abbiamo due parti di girocollo da elaborare. Cominciamo a applicare il primo sbieco. Su quale parte? Su questa. Che cosa intendo? Intendo la parte che non ha lo spillo. La parte con lo spilletto è quest'altra, vedi lo spillo qui. Vedi che è utile questo passaggio. Apriamo lo sbieco completamente, lo appoggiamo in prossimità del girocollo e iniziamo ad effettuare la cucitura fino alla fine. La lavorazione dovrà proprio essere questa, molto semplice e pulita. Prendiamo dunque il rovescio del nostro tessuto, prendiamo dunque il nostro sbieco, andiamo a ripiegare, a posizionare correttamente lo sbieco sul nostro girocollo e iniziamo la nostra cucitura. Manteniamo la nostra cucitura lungo la linea di stiratura. Ti ho già spiegato come si applica lo sbieco anche nel corso Scollature 1, per cui se vuoi approfondire questa tecnica di lavorazione puoi frequentare il corso Scollature 1. Tagliamo il filo in eccesso e andiamo altresì a tagliare questa parte in eccesso di sbieco che avevamo precedentemente lavorato. Ecco qui il risultato. Torno dal lato dritto, questa è la parte con lo spillo, questa è la parte senza spillo, lo sbieco l'avevamo montato da dietro, adesso per rifinirlo dobbiamo soltanto applicarlo qui davanti, ma dobbiamo rifinire bene questo passaggio, per cui torniamo nel rovescio, abbiamo lo sbieco completamente aperto e l'operazione che dobbiamo andare a fare è quella di piegare su se stesso lo sbieco e cucirlo esattamente qui dove termina la lavorazione dell'altro nostro sbieco. Pertanto, macchina per cucire, teniamo lo sbieco piegato in questo modo ed effettuiamo una semplice cucitura andando avanti e indietro con la macchina per cucire. Taglio lo sbieco in eccesso e il risultato che ottengo è estremamente pulito. Questo è il retro della lavorazione, questo adesso è il diritto della mia lavorazione e io altro non dovrò fare che rovesciare la puntina e portarla in fuori magari con una pinzetta, rovesciare la puntina, raddrizzare il mio sbieco, spillarlo ove necessario e andarlo a cucire con la macchina per cucire, perché la lavorazione è estremamente pulita. Dunque andiamo alla macchina per cucire, questa era la parte iniziale del nostro lavoro, accuratamente la posiziono a misura di cucitura, abbasso il piedino ed inizio ad effettuare la mia cucitura di applicazione dello sbieco. Se a casa hai il piedino a bordo stretto a lamella centrale, questa lavorazione ti viene davvero impeccabile, perché con la lamella centrale puoi andare a porre la lamella a ridosso dello sbieco e cucire tu proprio a destra dello sbieco stesso. Ma questo corso non vuole essere un corso sull'utilizzo dei piedini, bensì soltanto un corso che ti insegna a lavorare le tue scollature perfette. Andiamo a vedere il nostro risultato. Tagliamo il filo della nostra cucitura e il risultato che abbiamo nella prima parte di applicazione è questo, estremamente pulito davanti, estremamente pulito nel girocollo, molto pulito anche nel retro del lavoro e anche qui ovviamente tagliamo il filo. Adesso invece concentriamoci dell'altra parte
di girocollo da completare. Ti ricordi che questa parte è quella già ripiegata con lo spillo? Bene, lasciala ripiegata e applica lo sbieco nella stessa maniera. Qui il trucco è lasciare proprio già ripiegata questa parte di tessuto. Pertanto appoggio il mio sbieco sul piedino della macchina per cucire, effettuo il retro e comincio ad effettuare la cucitura del mio girocollo. Dal lato, anche qui, rovescio del tessuto. Arrivo alla fine della mia cucitura, effettuo una retro se serve, taglio il filo. Consiglio personale: se questo tessuto è in eccesso puoi anche tagliarlo in modo tale da ottenere una rifinitura più pulita in caso soprattutto di tessuti troppo grossi. Vado a tagliare l'eccesso del mio sbieco della parte verticale e adesso mi trovo a dover effettuare lo stesso gioco di prima. Ti ricordi? Avevamo detto che dovevamo prendere la parte di sbieco, ripiegarla temporaneamente verso l'interno e cucirne questa zona qui. Ma in questo caso dobbiamo prendere una piccola asolina di completamento. Prendiamo infatti il nostro sbieco che abbiamo precedentemente cucito, lo pieghiamo in doppio e mettiamo il lato aperto, quello aperto, questo è il lato aperto, questo è il lato con la curva e quindi è il lato chiuso. Prendiamo il lato aperto che appoggia esattamente qui. Abbiamo il lato aperto, abbiamo qui il lato chiuso e andiamo a ripiegarvici internamente la nostra lavorazione. Andiamo dunque alla macchina per cucire, ho tenuto ancora ferma proprio la mano in questa posizione e andiamo ad effettuare la cucitura. Eccola qui, questa è l'asolina ripiegata. Noi andiamo semplicemente a prendere il rovescio, l'asolina con le due aperture la appoggiamo qui, andiamo a ripiegare il nostro tessuto e lo andiamo a cucire esattamente in prossimità di questo punto. Andiamo ad effettuare alcuni punti avanti e poi effettuiamo alcuni punti indietro a titolo di salda e tagliamo anche in questo caso l'eccesso del tessuto e anche l'eccesso del filato. Il lavoro che ottengo adesso è esattamente lo stesso del precedente, devo semplicemente rivoltare la mia asolina e ti lascio qui lo spillo, ma devo rivoltare la mia asolina dal lato diritto e tirarla, devo davvero solo tirarla verso la parte davanti. Infatti se la tiro verso la parte davanti, che cosa ottengo? Ottengo semplicemente che l'asolina si posiziona alla perfezione. Io posso con una pinzetta mettere dentro l'altra parte di tessuto e voilà, ecco qui l'altra parte di sbieco pronto per essere applicato con questa semplice cucitura a giro. Pertanto torniamo alla macchina per cucire, iniziamo a cucire dalla parte della spalla, per intendersi, e andiamo a proseguire nella nostra cucitura fissando adeguatamente il lavoro. Anche in questo caso, se lavori con tessuti che sfilano, ti conviene sempre fliselinare accuratamente il girocollo, magari con la fliselina per sbieco di cui ti ho parlato nel corso Fliseline 1. È una fliselina in blister molto comoda per questo tipo di lavoro. Andiamo ad effettuare eventualmente una salda della nostra cucitura e alla fine del lavoro tagliamo il filo. Vogliamo vedere il risultato finale? Andiamolo a guardare insieme. Abbiamo la parte con lo spillo, te l'ho sempre lasciato apposta affinché tu potessi avere sempre perfetta consapevolezza della zona dello spillo, ben rifinita sia nello scollo verticale, sia nel girocollo, sia nell'applicazione della goccia. Abbiamo poi l'altra parte di colletto, la parte interna con il profilo molto pulito a contrasto e il girocollo. Guardiamo il lavoro a rovescio. Anche a rovescio la lavorazione è estremamente pulita e poi con una passata di ferro da stiro sarà tutto veramente preciso. Applichiamo il girocollo e applichiamo la tipologia di scolagoccia. Ultimo consiglio: se vuoi andare a realizzare un'apertura finale proprio molto pulita,
prendi la tua lavorazione alla fine di tutto, piegala esattamente a metà e vai a cucire una diagonale che pizzichi i due pezzetti di sbieco. Perché questo lavoro? Perché in questo modo, se pizzichi la diagonale qui come ti ho mostrato nella cucitura bianca, potrai avere uno scollo che poi frontalmente è molto più pulito e piatto. Una buona dose di ferro da stiro e abbiamo realizzato insieme lo scollo a goccia con sbieco o profilo.